prima cosa che bisogna fare è mettere a bollire l'acqua. Qui ho 60 g di ravanelli, li ho già lavati, vado a tagliare le estremità così. È una ricetta insolita questa, un abbinamento che ho provato per puro caso perché non avevo più niente in frigorifero e il risultato è stato strepitoso. Vi assicuro che anche se come me non amate i ravanelli crudi, con questa ricetta li amerete. Allora, tagliamoli a fette e questi sono pronti. Sposto l'acqua sul fornello, questo qui più grande perché questo mi serve. Padella antiaderente. Queste padelle le ho prese da poco su Amazon e sono ottime. Se volete vi lascio il link qua sotto e potete acquistarle. Se acquistate le padelle utilizzando il link che vi ho messo qua sotto mi aiutate perché guadagno una piccolissima percentuale, ma il prezzo a voi non cambia, è un percentuale che mi viene pagato da Amazon. Sbricioliamo le salsicce all'interno della nostra padella senza aggiungere olio né nessun altro tipo di grasso perché la salsiccia è già bella grassa. Qui ho una salsiccia che pesa 80 grammi. A questo punto aggiungo i ravanelli, alzo un pochino la fiamma, un pizzico di sale, pepe nero, lasciamo prendere colore anche i ravanelli. L'acqua bolle, un pizzico di sale grosso e qui ho 100 g di pasta. Facciamo cuocere la pasta per il tempo indicato nella confezione. Quando i ravanelli sono diventati così doratini, riuscite a vedere? È il momento di spegnere. Intanto è già tutto cotto e aspettiamo la cottura della pasta. Nel frattempo che la pasta cuoce io grattugio il formaggio. Potete usare il parmigiano oppure il pecorino se la volete più saporita. Mancano circa 2 minuti alla fine della cottura della pasta, quindi riaccendo, aggiungo un mestolo d'acqua. La cosa più bella di queste pentole è che potete scolare senza usare nessun scolapasta, basta chiudere, così rimane una piccola fessura e adesso vado a scolarla, vi faccio vedere come. Ho la pentola con la pasta all'interno, basta prendere e fare in questo modo. Non c'è bisogno dello scolapasta. Io trovo questa cosa comodissima. Ecco qua. Comoda, vero ragazzi, questa cosa di non dover usare lo scolapasta? Io mi ci trovo benissimo. Adesso dobbiamo far finire di cuocere la nostra pasta in questo sugino. Dovete provare questo abbinamento dei ravanelli con la salsiccia, è strepitoso. L'ho scoperto per puro caso, è veramente molto buono. E i ravanelli una volta cotti non sono per niente piccanti, La cottura in padella ci consente di ottenere una pasta cremosa, buonissima. Senza formaggio è squisita perché la salsiccia è molto saporita. Come sapete però io non posso vivere senza mangiare i formaggi perché proprio li amo alla follia, quindi aggiungerò del formaggio.
blocco finale una manciata generosa di formaggio parmigiano o pecorino. Guardate qua che spettacolo, mamma mia ragazzi, una pasta insolita, pazzesca, troppo buona. Impiattiamo. Riuscite a vedere quanto è cremosa? Solo 3 ingredienti per un primo piatto fantastico.